Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? La lettura tarocchi di oggi è destinata. Cosa significa? Che voglio fare una lettura libera per te, perché mi va di fare così, senza domande precise, provare a darti le risposte che cerchi sulla tua situazione, quello che ti sta a cuore e quello che i tarocchi vogliono dirti. Subito dopo la sigla, con 3 varianti, facciamo questa lettura tarocchi destinata a te, vedrai perché. Prepariamo le nostre 3 varianti per questo interattivo dal titolo, "Lettura tarocchi destinata a te", vedrai perché. E vi ricordo che, questo è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. E vi ricordo anche che, questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se voi lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, insomma, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e vi ricordo anche che, se durante la visione del video vi compaiono i sottotitoli, potete disattivarli, direttamente dal player di YouTube. In alto a destra dovrebbe esserci, un tasto CC e si possono disattivare, perché li ho aggiunti di recente per le persone che mi seguono, dall'estero e quindi potrebbero anche comparire, ed essere magari, fastidiosi, alle persone che non interessano. Quindi se vi compaiono potete disattivarli direttamente dal player. Non sono nel video, vengono aggiunti esternamente da YouTube. Andiamo a farci questa lettura tarocchi destinata a te e aggiungiamo ancora gli oggettini. Regalo per la variante numero 1 che simboleggia le sorprese. Libricino dei segreti, segreti nascosti per la variante numero 2. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con l'angioletto, che sono i desideri. Quindi focalizzatevi bene su una di queste 3 varianti. E andiamo a farci questa lettura tarocchi destinata a te e vedrai il perché. Vi lascio un po' di tempo per pensare. Ok, regalo, cominciamo con te. Suerte, regalo per te. Andiamo a farci questa lettura destinata e vediamo cosa i tarocchi vogliono dirti. Regalo, se in questo momento ti senti, come se fossi in una gabbia, penso che, questa gabbia ci stia anche parlando di una possibile, situazione un pochino tossica o anche una relazione tossica. Comunque, una situazione pesante in questo momento per te, sulla quale, possibilmente dovresti fermarti un attimo, e pensare, meditare,
come è meglio affrontare questa situazione. Questa è una carta di meditazione, di chiudersi in se stessi, per pensare come meglio, agire circa una situazione che in questo momento c'è nella tua vita e hai sicuramente le capacità per superarla. Adesso poi andiamo ad approfondire, perché ci hanno fatto vedere questo. Regalo, sei di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Allora, ti dico questo, Regalo. Sei una persona che adesso come adesso, deve aver sperimentato, a mio avviso, una chiusura od un qualcosa di inaspettato nella tua vita. Qui c'è questa torre, un fatto, un evento inaspettato, qualcosa anche di probabilmente poco piacevole, che ci ha lasciato un po' a desiderare, a sospirare. Tu sei una persona che ha, secondo me, delle ottime capacità a livello di intuizione, nonché potresti essere anche una persona appassionata in ambito esoterico, potresti anche leggere a tua volta i tarocchi, nonché avere, ecco, un'intuizione veramente, veramente ottima. Penso che questa chiusura che tu puoi aver sperimentato, o questo fatto che non ti aspettavi, ecco, e che può essere successo in questo momento per te, sia un qualcosa legato alla tua famiglia, o a un qualcosa di molto molto importante per te. Nonché a un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, che può essere un uomo o una donna, o un qualcuno che può avere un ascendente in uno di questi segni. E diciamo che questa chiusura, questo fatto inaspettato, da questo fatto inaspettato non siamo ancora riusciti a liberarci, perché ci facevano vedere questa gabbia. Adesso me lo spiego. Io penso che sei una persona che determinata, che se vuole, può superare brillantemente situazioni, anche magari molto spiacevoli ed ostili, se lo vuoi. Abbiamo questa carta che sta un po' a significare quello. Si dice che la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma è imparare a ballare sotto la pioggia, e io direi che questo vale proprio per te. Impariamo a ballare sotto la pioggia con questa carta e andiamo a raccogliere l'abbondanza di questo 6 di denari, di possibilità che possono aprirsi, e di porte che si apriranno solo se, come ti dicevo, imparerai a
liberarti, a danzare sotto la pioggia, liberarsi da situazioni e relazioni magari tossiche per andare verso qualcosa di bello e giusto per te. Vedi, non a caso questa carta ci dice un po' la stessa cosa. Quindi la stesa per te vuole dirti che nonostante questa chiusura che loro ci hanno fatto vedere qua, ci sono infinite possibilità. Di tornare a farci battere il cuore con una persona, di realizzare quello che sono i tuoi sogni. Ricordati che un re di denari, uomo o donna che sia, è una persona un pochino lenta, Quindi se questa torre è dovuta alla lentezza di una persona, alla lentezza, alla mancanza di iniziativa, mettiamoci dentro tutto, penso che dovresti cominciare a focalizzarti su te stessa o su te stesso in attesa di questi lieti eventi. Bando alle paure. Regalo. Vedi, si parlava di torre, non a caso mi è uscita anche qua. Stai sperimentando una chiusura circa una situazione. Può essere sentimentale, ma anche lavorativa. Questo lo sei tu, È un interattivo. E adesso andiamo a parlare di questa chiusura. Penso proprio che la stesa volesse parlarti di questo, dell'assenza di un qualcuno o dell'assenza, può essere anche di un lavoro volendo, l'assenza di una situazione. Un qualcuno o un qualcosa che vedo distante da te. Vedo che anziché essere una certezza, come dovrebbe essere, c'è una situazione dove ci si sta trattenendo. C'è una situazione con questo 9 di spade dove ci vedo anche ansia, insonnia, agitazione. Sono dell'idea che questa ansia, questa agitazione sia portata anche tanto dallo spiare ciò che viene detto o ciò che viene fatto da un qualcosa o un qualcuno. Indecisione, valutazione. Regalo, questa stesa penso voglia dirti questo, che se tu hai il coraggio, ecco, di chiudere con ciò che è stato, dare le spalle a ciò che è stato un passato, verso il quale appunto tu puoi aver sperimentato delle sensazioni, ecco, non belle, addirittura una dipendenza affettiva, una relazione tossica. Io ci vedo per te l'arrivo di un re di coppe.
l'arrivo di una persona innamorata, infatti non a caso abbiamo la ruota della fortuna, mh? E vediamo cosa ci dicono di lui. È un qualcuno che può essere un pochino più giovane di te o, anche un pizzico immaturo, e è un qualcuno dove tu ti sentirai come un'imperatrice o un imperatore, e una certezza che arriverà nella tua vita con questa carta delle stelle e questo 3 di bastoni. Il 3 di bastoni per me è una carta di certezza, quindi, se tu stai, ecco, aspettando il ritorno di qualcuno, io qua ti dico che potrebbe essere il ritorno di quella persona, ma allo stesso tempo anche una persona nuova, Guarda, non a caso imperatore e imperatrice, qui abbiamo la coppia. Allora, se adesso come adesso hai sperimentato una chiusura con un qualcuno, ehm, devi lasciare andare, dare le spalle a questo passato per aprirti a ciò che di nuovo è bello, questo futuro prossimo ti porterà. Perché qui abbiamo la coppia, imperatore e imperatrice, una persona giusta, e un qualcuno desiderato con questa carta delle stelle, un qualcuno che, potrebbe essere, te l'ho detto, un pochino più giovane, avere un aspetto molto giovanile, un amante del mare. Regalo, il messaggio che vuole darti questa stesa è che devi uscire da questa gabbia di tossicità, situazione tossica, relazione tossica e prepararti a ciò che di bello, il destino vuole portarti. E io qua ci vedo una coppia imperatore e imperatrice. Con questa carta delle stelle, la fine di un periodo negativo per l'inizio di un qualcosa di bello e giusto per te. E mi viene da dirti che vedendo proprio queste carte della torre, fatti certi passi avanti, quando si fanno dei passi avanti, regalo, non è possibile tornare indietro. Dicono che appunto non ci si può tornare indietro quando si fanno certi passi. E penso che tu mi abbia capita e io questi passi vedo che se li fai porteranno finalmente ciò che tu desideri nella tua vita. Sentimentalmente parlando, ma anche a livello di certezze, perché per me l'imperatore e l'imperatrice è una certezza. E penso che tu mi abbia capita. Metto ancora giù una carta degli arcani maggiori per te, un consiglio finale, per il regalo. Vediamo cosa ci dicono per te. Abbiamo la carta dell'eremita, quello che ti dicevo all'inizio. Forse è arrivato il momento di fermarsi un attimo e fare, diciamo, un attimo di introspezione in te stessa o in te stesso, perché non bisogna
piangere se un qualcosa finisce, ma bisogna sorridere perché è accaduto. Quindi regalo, fermati un attimo, focalizzati su te stessa o te stesso e preparati a ciò che di bello sta per arrivare per te. Non prima di aver lasciato andare una situazione tossica o una relazione tossica che può compromettere tutto il bello che sta per arrivare. Ok? Regalo? Fermiamoci un attimo e pensiamo bene ciò che vogliamo fare. E questo era per il regalo. Penso che tu mi abbia capito, ecco, ciò che voleva dirti questa stesa. Regalo, e non mi resta che dirti, come solito, adelante e prepararsi a ricevere e non attendere di ricevere. Regalo, questo era per te. Libricino dei segreti, suerte per te. Andiamo a fare questa lettura destinata a te e vedrai perché. Libricino, sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Il nostro libricino si è impegnata o impegnato tanto. È una persona che si impegna. E non solo si impegna, si ingegna anche. Qui c'è una situazione dove tu ci hai messo già tanto del tuo e anche, secondo me, con buoni risultati. C'è però un qualcosa che con questa luna non ti è sufficientemente chiaro. È possibile che tu stia aspettando una comunicazione per un qualcosa e nella fattispecie potrebbe essere anche da un uomo o da una donna innamorati, ma non necessariamente, potrebbe anche essere una comunicazione lavorativa che vi arriva da parte di un uomo o una qualsiasi comunicazione da parte di un uomo. Il libricino è una persona molto altruista, una persona che è possibile tu possa fare anche volontariato o comunque molto dedita agli altri, Io vedo questo. Che talvolta, pur facendo tanto magari per il prossimo o verso ciò che ti sta a cuore, è possibile tu rimanga un pochino delusa, perché le persone alle volte deludono. Qui ci fanno vedere una sofferenza al cuore. Ce la vedo anche possibilmente circa una situazione che può far riferimento a un giovane. Possono essere figli,
può essere appunto una persona più giovane di te, mh, nonché una possibile situazione lavorativa, libricino. Una situazione che non va né avanti né indietro con questo appeso e potrebbe far riferimento a un viaggio o a un trasloco che tu vuoi fare. Ci vedo anche, più un viaggio, ma anche un cambio di casa. Vedi, non a caso anche qui ho carta di viaggio. Forse stai aspettando questa comunicazione per definire un viaggio o un cambio di casa. Ma andiamo al messaggio per te. Cosa vuole dirti la stesa? Ho capito perché eri destinata o destinato a sentire questo messaggio. Il nostro libricino, io la vedo o lo vedo un po' sul piede di guerra. Abbiamo una regina di spade e un re di spade. Circa una situazione dove possibilmente ti sei sentita ingannata o ingannato, oppure sei stato in un certo senso costretto a lasciarla perdere o lasciare perdere un qualcosa. Ti dico che questo 10 di spade, che magari tanti interpretano come una carta negativa, per me è molto positiva, perché sta ad indicare la fine di un ciclo per l'inizio di un qualcosa di diverso. E posso dirti che nel breve, o quantomeno nell'arco dei prossimi 2 o 3 mesi, va a concludersi per te un ciclo, per dare inizio a questo qualcosa di diverso, dove sono dei bei momenti che tu hai già sperimentato in passato, circa una situazione o una persona. Loro mi fanno vedere questo e non a caso Re di bastoni e carta del sole. Potrebbe essere questa persona di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni, od essere un qualcuno molto passionale o una situazione, un lavoro, una qualsiasi cosa che ti appassiona veramente tanto. Andiamo a riviverla, che sia un viaggio verso una destinazione che insomma ti piace, che desideri appunto vedere, ma in ogni caso qui andiamo a sperimentare un qualcosa di bello già vissuto in passato, con un possibile segno di fuoco, o un qualcuno che ha un ascendente in uno di questi segni, e questo era uno dei messaggi per te. Guarda, non a caso, Carro e Carlo, Carro e Carro, scusami, mi è uscito Carlo, chissà se per qualcuna di voi ha un senso. Sarà il caldo, mi si è impappinata un po' la lingua. 2 carri per te, libricino. Scrivimi nei commenti dove vuoi andare, perché io vedo che qua ci spostiamo e andiamo da qualche parte. Ricordati, libricino, che si dice che la vita è un viaggio, e le fermate migliori sono sempre le persone speciali. Io ho l'impressione
che tu debba fare un viaggio, magari per andare a incontrare un qualcuno, mm? O per andare a fare un qualcosa che ti appassiona veramente, veramente tanto. E io ti dico che questo viaggio lo fai e ti dico che questa persona che ti appassiona tanto, è la tua anima o fiamma gemella. La vedi? Mi è uscita qua. Quindi questo viaggio che tu vuoi fare, ho l'impressione che lo fai per raggiungere lei o lui. Vedi le due persone che si specchiano. Dico sempre che l'amore non è guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. E qua ci sono due persone che secondo me vogliono guardare insieme nella stessa direzione con questo 8 di denari. E sono sicura che questo viaggio andrà a... Vedi, non a caso mi è uscita questa carta della forza. Questo viaggio può servire, o questo avanzamento, insomma, il carro per me è un movimento in avanti di una situazione, servirà per andare a colmare tante mancanze che tu puoi aver sperimentato finora. E il messaggio per te era questo, libricino. Curiosa di sapere dove devi andare o cosa vuoi fare, o verso chi ti devi avvicinare. 9 di denari, soddisfazione. Chissà se hai già fatto il biglietto per partire, libricino. Prendo ancora un arcano maggiore per te, per dirti ancora qualcosa per il libricino. Vediamo, C'è uscita nuovamente la carta dell'eremita. Penso non sia un caso, Ed anche qui ci parla questa carta dell'eremita di un qualcosa che è già stato pensato e ripensato da tempo, pensato, progettato. I tempi sono maturi, a mio avviso, libricino, per questa partenza. Quindi questa carta dell'eremita sta proprio a significare questo. La carta dell'eremita simboleggia anche la maturità. E direi che per fare questo viaggio del libricino i tempi sono decisamente maturi. E non mi resta che dirti adelante, libricino. E cosa ti posso ancora dire? Tanto che ritiro le carte. Ma visto che abbiamo questa carta dell'anima gemella e della fiamma gemella, e mi viene da dire che in questo caso è che il destino decide chi entra nella tua vita, ma sei tu che decidi chi deve restare. E quindi io penso che questo viaggio che ci hanno fatto vedere sia proprio per raggiungere questa persona. Adelante, libricino.
Angioletto, suerte per te. Andiamo a fare questa lettura di tarocchi destinata a te e vedrai il perché. Mm. Angioletto, mi fermo un attimo prima di mettere giù ancora altre carte perché ti devo dire questo. Penso che tu in questo momento, o meglio, questa stesa, l'abbia vista perché puoi trovarti in una situazione tipo quella di questa carta, dove stiamo un po' barcollando nel buio circa il desiderio di avventurarci in un qualcosa. Questa è la carta dell'avventura. E ti invito a stare un po' coi piedi per terra, nel senso che adesso ti spiego. Questa carta ci parla di qualcosa di concreto, di concretezza, ma allo stesso tempo anche di innocenza, se vogliamo. È come se il messaggio che vuole darti la stesa, inizialmente, poi bisogna andare a vedere, andiamo ad approfondire, sia di rimanere un po' coi piedi per terra circa una situazione nella quale tu vuoi o stai per avventurarti. E adesso ti spiego il perché. Innanzitutto ti dico che sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Vedi, non a caso ti ho parlato prima, Angioletto, di questo desiderio di volerti avventurare in un qualcosa un po' alla cieca. Ecco, il senso era proprio questo. Più che avventurarti, il guardare una situazione o guardare verso una situazione, ecco, dove non hai la visuale completa di quello che sta succedendo o di quello che potrebbe succedere, ecco. E mi viene da dirti, Angioletto, che sicuramente sei una persona che ha un bel caratterino, con questo imperatore. Una persona, a prescindere dal caratterino, molto amabile. Potresti anche essere un amante degli animali, oppure avere a tua volta, ecco, un gatto, un cane, insomma ti vedo molto amabile, nonché anche amante degli animali, ma quando corre, ecco, con un bel caratterino determinato o determinata. Qui la questione, mi viene da dire che è come se tu fossi alla ricerca di certezze, ecco, certezze che in questo momento non hai, e queste certezze stanno un po' al di fuori di quello che è, diciamo,
il tuo circondario, come posso farti capire? Allora, l'angioletto è alla ricerca, di certezze circa una situazione, che, potrebbe non essere, ecco, un qualcosa di che hai in prossimità. Spero che tu mi abbia capita, mh? C'è una distanza, può esserci, ecco, io ci vedo una distanza, come se per esempio, facesse riferimento a una persona e questa persona è un pochino distante da te, oppure anche a una determinata situazione tua, che però, ecco, ha sede da un'altra parte. E spero che tu mi abbia capita, eh. Per avere queste certezze che cerchi, angioletto, qua loro ci dicono che c'è ancora da, mhmm, lavorarci, nel senso, lavorarci nonché anche ci vedo possibili scontri, con una persona. Qua ci fanno vedere questo re di spade, un qualcuno poco propenso a dimostrare, o addirittura anche una persona molto rigida, una persona che sicuramente potrebbe anche darti un po' del filo da torcere, questa situazione con questa ruota va già avanti da diverso tempo per te. Loro qua che cosa ti vogliono dire? Sei alla ricerca di certezze, a mio avviso, angioletto. E queste certezze le puoi ottenere, ma devi in un certo qual modo, ecco, vedi, questa è una carta che ci parla di ottenere, ma devi in un certo qual modo, come ti dicevo, andarti a scontrare con un qualcosa e un qualcuno, o un qualcuno. Può trattarsi di un uomo o una donna, un possibile segno d'aria, gemelli, bilancia, acquario, o un qualcuno che può avere un ascendente in uno di questi segni. Entriamo nel vivo del messaggio per te di questa stesa. Guarda, non a caso parlavo di una ricerca di concretezza, e il 7 di coppe è proprio la carta che ci indica un po' la mancanza di concretezza, e penso che, è possibile che tu questa concretezza la stia cercando o in una situazione sentimentale in primis con questo asso di coppe, oppure potrebbe anche essere, economicamente parlando, lavorativamente parlando, perché questo è un interattivo e vale per tante persone. Qui c'è una ricerca di concretezze per te. Circa, se fa riferimento a una persona, ci lascia un po', ecco, a desiderare. Con questo 3 di spade ci parla di sofferenza al cuore. Quindi, da un re di spade non c'è da aspettarsi molto, fondamentalmente. Dal re di spade io mi dissocio, di solito. Comunque, torniamo a te, angioletto. Vedi, questa carta ci parla di trasformazione. Vediamo che succede qua per te. Bando ai rimpianti. Arrivano da qua ai prossimi 2 o 3 mesi delle comunicazioni che ci parlano finalmente di un qualcosa di concreto, angioletto. Comunicazioni scritte, telefoniche, insomma, vedi tu,
mh, che ci parlano di qualcosa finalmente di concreto per te, E vediamo. Se, mhmm ti sei riconosciuta o riconosciuto in questa lettura, queste cose che io ti ho detto prima, da qua ai prossimi 2 o 3 mesi io ci vedo delle comunicazioni che servono per andare a riequilibrare con questa carta della giustizia, una situazione che adesso come adesso era ambigua per te, ti causava sofferenza al cuore. Quindi se tu vuoi avventurarti in questo qualcosa, sono dell'idea che con questo mago dovresti farlo, perché stando sicuramente coi piedi per terra, come ti dicevo, perché fatta chiarezza con questo asso di spade, e sopportando un po' il peso che questa cosa potrebbe, ecco, causarti. Sicuramente una situazione può essere pesante, per te anche fare, diciamo, quest'azione con questo mago. Ecco che di conseguenza, arrivano comunicazioni, con questa carta della giustizia, che andranno a riequilibrare una situazione che ti sta particolarmente a cuore, che sia sentimentale, che sia lavorativa. Torniamo finalmente a vederci chiaro. Vedi? Quindi stiamo coi piedi per terra, angioletto, e cerchiamo di valutare, o meglio, la stesa vuole dirti questo, qual è il miglior passo da compiere in questa incertezza. Togliamoci la benda qui dagli occhi e mi viene da dirti che con questa carta del mago è un'azione che tu hai intenzione di fare, che potrebbe risultarti un pochino pesante in questo momento, ti porterà a ricevere queste comunicazioni che fanno riferimento a una certezza che tu stai in questo momento cercando. Quello che ci dicevano all'inizio per te. Siamo alla ricerca di certezze. Angioletto. E questo era un po' il messaggio per te in questa stesa. In primis è quello, come ti dicevo, di rimanere coi piedi per terra e rimanere ben focalizzata o focalizzato su quello che è il tuo obiettivo. Un piccolo sforzo verso questa situazione che tu sai, per riuscire ad ottenere queste certezze. Guarda, asso di coppe, asso di denari, asso di spade, insomma, abbiamo quasi un poker d'assi, qui. E mi viene da dirti che vale la pena fare un attimo di riflessione. La vedi, questa è una carta, è la carta del 2 di spade che ci parla, ecco, di decisione importante, decisione che potresti non essere in questo momento pronta o pronto a prendere, ma che da qua ai prossimi 2 o 3 mesi
prenderai, farai e ti porterà questa certezza che cerchi. La vedi? E questo è Angioletto. Metto ancora giù una carta degli arcani maggiori per te. Vediamo che cosa ti dice. La carta del mondo. Il mondo è una carta che in sé ci parla di certezze un po' in tutti gli ambiti, Vedi che qua ci sono le 4 figure. E è una carta che ci parla di realizzazione, in tutti gli aspetti della nostra vita. Quindi se questo messaggio che avevi bisogno di sentire fa riferimento a una certezza che tu in questo momento vuoi nella tua vita, sappi che con questa carta degli arcani maggiori finale è come se fosse già tua. Quindi, Angioletto, ti dico che non è un caso che tu abbia ascoltato questa stesa. Devi solo fare come questo mago. Anche quando magari le cose ci pesano, ecco, possiamo rischiare di farle, e perché qua ci dicono che l'esito porterà questa certezza che cerchi nella tua vita. Ricordati la carta del mondo quando starai per fare questa cosa e scrivimelo nei commenti di cosa si tratta. Ok, Angioletto? Per te ci sono delle certezze e forse era proprio quello che era necessario che tu ascoltassi. Adelante, Angioletto. E a caricarsi le batterie con questo mago. Voilà, con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita e vi auguro una buona settimana. Domani, come solito, è lunedì perché io pubblico abitualmente la domenica sera e vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!